Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana, benvenuti ai nuovi e vi ricordo ancora, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere. Nel video di oggi vediamo ancora, visto che si avvicina il Natale, ancora una pallina per addobbare il nostro albero. Allora, questa qua, che sarebbe questa, avete già trovate già un video nel mio canale, quindi vi metto il link in descrizione se vi piace questa lavorazione. L'ho fatta bianca e rossa. Poi trovate, vi metto sempre il link, c'è già un video nel mio canale, questo modello a maglia bassa, stessa lavorazione ma cambiando il colore. Guardate che carine, e poi sono semplicissime. Nel video di oggi invece vedremo come realizzare questo decoro. Quindi vi lascio all'occorrente e al tutorial. Per questo progetto vi occorrerà una pallina di polistirolo, la mia è di un diametro di 7 cm, però qualsiasi misura va bene, quindi scegliete quella che volete voi, se la volete fare piccola, grande, a seconda di anche come avete l'albero. Poi avanzi di lana o di cotone o anche di cordino, perché nel video che vi metterò in descrizione ne ho fatte anche con il cordino, quindi per chi fa le borse, ha delle rimanenze di cordino, guardatelo perché viene benissimo. Per cui io adesso ho della lana, farò in lana, due colori perché oggi la facciamo in due colori, ma se vi va potete fare anche un unico colore, cordoncino che io ho applicato per fare il cappietto, l'asolina per poi appenderla all'albero, ma anche questo potete fare una catenella e un giro di maglia bassa, quindi crearlo voi in casa. Io questo qua ce l'avevo, per cui utilizzerò questo qui. Qualche perlina o accessori anche diversi, e poi colla, questa è una qualsiasi colla, la mia è a presa rapida, adesivo trasparente universale a presa rapida, quindi utilizzerò questo. E partiamo con il tutorial. Per prima cosa andiamo a preparare il cappietto per la nostra pallina, quindi taglio una misura, fate ad occhio a seconda di come è grande la pallina. In questo caso, se utilizzate un cordone, conviene bruciarlo un po' con l'accendino perché si disfa tutto altrimenti. Andiamo a prendere il centro della nostra pallina, che di solito lo vedete perché ha una riga che divide in due la nostra pallina di polistirolo. Con le forbici vado a praticare un taglio e creo uno spazio per poi mettere il mio cordoncino. Quindi metto un po' di colla dentro il foro e infilo il mio cordoncino, i due cappietti,
mi aiuto in questo caso con un uncinetto che non uso, perché incollate anche lui vi si sporca logicamente, anche se poi dopo viene via la colla, e cerco di spingere giù il più possibile il mio cappietto. Ecco qua, e lasciamo un attimo ad asciugare. Partiamo con la lana. Io ho una lana sottile, quindi la vado a raddoppiare, ma semplicemente per fare prima ed avere una pallina un po' più cicciona. Quindi parto col rosso e ricaviamo la misura della nostra pallina. Faccio un po' di catenelle. Io in questo momento sto lavorando col 5,5 come uncinetto. 1 2 3 4 5 e 16. Allora, questo motivo si sviluppa su un multiplo di 4, per cui io ho messo 16 maglie e vado a misurare in questo modo. Come ricaviamo la misura? Così. Parto dal centro, che adesso mi si incolla perché ancora c'è la colla fresca. Parto da qui e arrivo sotto. E dovrebbe andare bene, per cui così ricavo 4 motivi di questo tipo. Se però avete un'esigenza diversa perché avete un'altra misura, logicamente il motivo può essere anche di 2 o di 3, purché lo facciate alla fine o all'inizio o alla fine, che ci va a finire qua in fondo o in cima che non si vede niente. Nella parte centrale il motivo deve essere sempre di 4, quindi metto su 16 catenelle per una sfera, abbiamo detto di 7 centimetri di diametro. Faccio una catenella per iniziare il lavoro e inizio, vi avvicino un pochino, e inizio con 4 maglie bassissime. Entro nella catenella, 1 2 3 e 4. Cambio 4 mezze maglie alte, quindi prendo il filo sull'uncinetto, 1 2 3 4 4 maglie bassissime, 1 2 3 4 e le ultime 4 mezze maglie alte, 1 2 3
e 4. Catenella per voltare il lavoro e andiamo a fare la seconda riga per completare il nostro motivo. Il motivo si completa in 2 giri, quindi qui abbiamo fatto la mezza maglia alta, riprendiamo lavorando in costa retro, quindi la catenella che vedete sopra, riprendiamo 4 mezze maglie alte, una, due, tre, 4, qui 4 maglie bassissime, una, due, tre, 4, 4 mezze maglie alte, sempre in costa retro fino alla fine, e chiudo con 4 maglie bassissime, due, tre e 4. A questo punto dobbiamo cambiare filato. Se fate un unico colore procedete così, in questo caso io cambio con il bianco. Non faccio altro che prendere il bianco, dobbiamo fare una catenella per voltare il lavoro, la faccio con il bianco. A questo punto qui cambiamo anche, alterniamo il motivo. Qui abbiamo fatto le maglie bassissime all'inizio, quindi riprendo con 4 mezze maglie alte. Adesso entrare nella maglia bassissima è sempre antipatico, vi aiutate magari con un dito, una, due, tre, e 4. Qui avevamo le mezze maglie alte, 4 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, riprendo con le mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, concludo con 4 maglie bassissime, 3 e l'ultima 4. Catenella per voltare il lavoro, faccio il secondo giro per completare il mio motivo. Questo è il rovescio, quindi qui ho le maglie bassissime, riprendo con le maglie bassissime, una, due, tre, 4,
mezza maglia alta, una, due, tre, 4 maglie bassissime, concludo con 4 mezze maglie alte. Ho completato il mio motivo, quindi cambio colore, non faccio altro che riprendere il rosso che non abbiamo staccato da sotto, lo tiro su lento e ricomincio il mio lavoro. Qui mezze maglie alte, per cui vado con 4 maglie bassissime. Quattro mezze maglie alte, quattro bassissime, concludo con 4 mezze maglie alte. Catenella per voltare il lavoro e faccio la seconda riga per completare il mio motivo di colore rosso. Ultime 4 maglie bassissime, e a questo punto ritiro sull'altro colore e faccio la mia catenella e cambio colore. Vedete? Fate anche la prova nella vostra pallina e ci siamo. Quindi proseguo così. Facciamo intanto un po' di giri, poi vi faccio vedere. Io ho fatto un po' di giri,
quello che dobbiamo vedere, ogni tanto andiamo a misurare e vedere se la nostra lavorazione arriva a coprire tutta la nostra sfera, e ci siamo. Quindi qua mi fermo. Naturalmente quando lavorate dovete ricordarvi, se avete iniziato qui, esempio all'inizio siamo partite col rosso e la prima parte abbiamo la mezza maglia alta, dovremmo finire con la maglia bassissima, vedete? Perché io quando vado a cucire dovrò avere un incastro perfetto. In questo modo andrò a cucire e quindi non si vedrà niente. Non posso fare così, maglia alta con mezza maglia alta, maglia bassissima, altrimenti qui mi si vede. Per cui il motivo deve sempre finire in questo modo: mezza maglia alta, maglia bassissima, così riusciamo a cucire bene. Naturalmente abbiamo lavorato due colori, quindi ci verrà di conseguenza che qui abbiamo il bianco e qua abbiamo il rosso. A questo punto andiamo a cucire sul rovescio, lo vedete, questo è il dritto del lavoro e questo è il rovescio, un po' più bruttino. Quindi andiamo a cucire sul rovescio. Ho tenuto il filo di chiusura un pochino più lungo, così ci vado a cucire. Ago da lana o tira fettuccia, come siete abituate. Potete cucire sia col rosso che col bianco, siccome io cucio con il bianco non andrò a prendere proprio qui sul bordo, perché altrimenti si vedrà la cucitura dal diritto, ma cercherò di stare un po' dentro. Prendendo queste asoline interne. Fate combaciare i motivi. E cucio fino in fondo. Giro il mio lavoro e vedete che non si nota assolutamente niente. Gli altri fili potete lasciarli all'interno. A questo punto vado a infilare la mia pallina. Ho lasciato ancora il filo che tanto mi serve, è ancora lungo. E vado a cucire la parte sotto della pallina.
vado a fare una specie di arricciatura e man mano che vado avanti tiro il filo. Tiro bene e vado a dare qualche punto. Faccio anche un nodino e passo il filo dentro e qui taglio. Raddrizzo la mia pallina, cerco di centrarla il più possibile. Andiamo a fare la stessa cosa anche sopra. Potete farla col rosso, con il bianco, come volete, eh? Io riprendo questo perché ancora c'è questo filo. Quindi sempre la mia arricciatura con punti lunghi. Aggiustate e diamo sempre qualche punto per collegare il tutto, come abbiamo fatto per il sotto. Passiamo adesso alla decorazione. Naturalmente poi questo è a vostro gusto. Io metto un nastro, in questo caso bianco perché questo però quello che avete, lo giro intorno al cordoncino e faccio intanto un fiocco. Tiro bene
faccio già il fiocchetto. Potete utilizzare il tulle, l'organza, fiocchetti colorati. Cerco di raddrizzarlo sul cordone. Vado un pochino a passare sempre col mio accendino perché altrimenti si sfila, e continuiamo la decorazione. Potrebbe essere un secondo fiocco colorato, oppure io ho preparato anche una catenella dove vado a mettere le perline. Infilo la perlina e tiro su ho fatto una catenella a 2 fili, quindi faccio entrare nella perlina un filo alla volta e vado a fare 2 nodi in fondo, così si ferma lì. E taglio. Se vi piace questo fiorellino, siccome nelle palline serve piccolo, qui infatti ecco, vi volevo far vedere, ho messo un po' d'organza e un nastrino piccolo, quindi poi vedete voi anche a seconda di quello che avete in casa. Se vi piace il fiorellino, vediamo come farlo. Filo rosso, prendo un uncinetto più piccolo perché lo faccio a un filo solo, perché altrimenti viene troppo grosso. Anello magico e vado a chiudere la mia catenella. Inizio direttamente a fare il petalo. Salgo di 3 catenelle, una ce l'avevo già, doppio filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia altissima. Seconda maglia altissima, tre catenelle e mi vado a chiudere nell'anello magico con una maglia bassissima. Ed ecco il mio primo petalo. Secondo petalo, 3 catenelle, due maglie altissime,
3 catenelle e mi vado a chiudere nell'anello magico con una maglia bassissima. E abbiamo fatto 2 petali. 3 catenelle, 2 maglie altissime, catenelle e chiudo il petalo. Andiamo a fare 5 petali in totale. Completati 5 petali, vado a stringere il mio anello magico, chiudo la lavorazione, vado a fare anche un nodo tra di loro, anche 2, e taglio il filo. Vedete, carino? Completo quindi la mia decorazione utilizzando la colla. Naturalmente potete anche cucire, con la colla si fa prima. Quindi metto un po' di colla qui davanti al fiocco, metto la catenella con le perline che ho preparato, aggiungo ancora altra colla, metto il mio fiore e schiaccio. Schiaccio per un po', ancora un pochino di colla al centro del fiore, e aggiungo una perlina al centro. Tengo premuto un po'. Ed ecco qua la nostra pallina finita, velocissima, molto carina. Naturalmente potete continuare, io qua ho messo nella parte retro un fiorellino bianco, potete mettere anche un secondo fiocchetto e quello continuate a vostro gusto. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti, lasciate un like se vi è piaciuto e io vi do appuntamento ai prossimi tutorial.